Poter compiere delle scelte da cui dipende il benessere di un'intera città è il sogno di ogni aspirante sindaco. Ma per gestire una grande metropoli non ci si può improvvisare e c'è bisogno di capacità di leadership e di una buona dose di esperienza. Incredibile ma vero, ma alla fine degli anni '80, in un periodo dominato da esperienze arcade come picchiaduro, sparatutto e platform, c'è stato un videogioco in particolare che è riuscito a puntare su di sé i riflettori nonostante proponesse un gameplay più lento, senza nemici da sconfiggere e con una metropoli da gestire, con dei bilanci da far quadrare e infrastrutture da costruire. Bentornati da Emanuele su Nobu4Games e benvenuti in una nuova puntata di Videogiochi da ricordare, la mia serie divulgativa che punta a riscoprire le opere videoludiche che hanno lasciato un segno nella storia. Oggi vi parlerò di SimCity. Buona visione! Non ho citato a caso la figura del sindaco perché, tanto per alzare subito l'asticella e far capire l'impatto di SimCity, pubblicato all'inizio su computer nel 1989, vorrei leggere un passo che ho trovato su questo catalogo che si chiama appunto Play e che è un catalogo che è stato pubblicato all'inizio degli anni 2000, proprio un catalogo dedicato a una mostra internazionale sui videogiochi che era stata realizzata a Roma. Il pezzo che cito è scritto da Jamie D'Alessandro, un giornalista che, se non sbaglio, oggi scrive ancora per alcune testate prestigiose come ad esempio La Repubblica. Il testo dice: era il 1994, quindi qualche anno dopo l'uscita di SimCity, e a Portland si stava tenendo un convegno sull'amministrazione dei centri urbani negli Stati Uniti. Erano presenti i sindaci di città più o meno importanti. Fra una conferenza e l'altra gli invitati si sfidavano a SimCity, nel quale bisognava costruire una città. The Ultimate City Simulator appassionava così tanto gli invitati in convegno che questi si riunivano la sera nelle stanze d'albergo, sfidandosi fino alle prime luci dell'alba per stabilire chi fosse il miglior sindaco virtuale. SimCity appartiene al genere dei gestionali, più nello specifico dei city builder, un genere di cui già negli anni 70 si erano visti i primi esponenti. E a dirla tutta, perfino tra i proto-videogiochi degli anni 60, quindi ben prima della nascita della game industry, si possono recuperare informazioni su giochi testuali con caratteristiche da gestionale. Ma allora perché SimCity ha attirato così tanto l'attenzione? Beh, prima di tutto, secondo me ha giocato anche un certo fattore fortuna. Secondo me, infatti, SimCity prima di tutto è uscito nel momento giusto. Finalmente i computer iniziavano ad avere delle capacità tecniche e grafiche in grado di rendere accattivanti da guardare anche gestionali che prima esteticamente erano molto essenziali. Ma poi anche le capacità di calcolo offerte dai nuovi modelli Amiga e Macintosh, i primi a ospitare la prima release di SimCity, permettevano di offrire dinamiche di gameplay allo stesso tempo molto più complesse ma anche più immediate, grazie alla possibilità di sfruttare il mouse e anche una nuova interfaccia grafica per impartire velocemente i comandi senza doverli digitare con la tastiera. Ma poi c'è anche il fatto che in SimCity non bisogna per forza vincere, bisogna semplicemente giocare per lasciare anche sfogo un po' alla propria creatività. Si può semplicemente giocare con regole chiare e risultati immediati. Se si costruisce una strada utile, la gente la percorre. Se si crea una centrale elettrica vicino a un distretto industriale, gli investimenti prosperano. Vorrei quindi assegnare a SimCity 2 medaglie.
La prima è quella al valore storico, perché ha saputo mettere in evidenza un genere particolare che ha avvicinato ai videogiochi anche persone che non erano attratte dalle tradizionali esperienze mordi e fuggi, ricche d'azione tipiche degli arcade. Ma poi vorrei anche assegnare la medaglia Allena la mente, che abbiamo già conosciuto nella puntata dedicata a Tetris. SimCity è infatti un'opera che sfrutta l'interconnessione tra economia, urbanistica e società e ci stimola divertendoci ad allenare i meccanismi di gestione del traffico, dell'inquinamento, di gestione delle risorse e tanto altro. Dinamiche di gameplay che poi sono state ulteriormente ampliate e affinate nei tanti seguiti di SimCity pubblicati fino al 2015. Siamo arrivati all'uomo dietro al videogame e il genio creativo dietro SimCity è William Ralph Wright, meglio conosciuto come Will Wright, nato nel 1960 ad Atlanta, negli Stati Uniti d'America. Will Wright è un nome molto importante nella game industry, è considerato un grande visionario in grado di tradurre dinamiche di gameplay complesse in esperienze di gioco intuitive. Nel corso della sua carriera è sempre stato ancorato al genere dei gestionali, lavorando non solo su altri capitoli della serie SimCity, ma lanciando altri brand come ad esempio Spore. Al momento in cui sto registrando questo video è al lavoro su una nuova opera chiamata Proxy, annunciata nel 2018, ma di cui non si hanno notizie ormai da qualche anno. Staremo a vedere. Eccoci arrivati quasi in chiusura della puntata ed eccoci quindi nel consueto appuntamento con il viale dei ricordi. SimCity ricordo di averlo visto per la prima volta a casa di un amico e di essere rimasto colpito proprio dal fatto che fosse un videogioco molto diverso dal solito, ok? Oggi siamo tutti abituati a vedere su internet tanti tipi di videogiochi, anche solo guardandoli ad esempio qui su YouTube, ma all'epoca, quando le poche fonti di informazioni erano fidate soltanto alle riviste specializzate, era una cosa particolare imbattersi in qualcosa di diverso dal solito, in quel caso diverso dai soliti arcade. E ricordo quindi i pomeriggi passati con questi amici a giocare al computer a SimCity, che appunto per l'epoca è stato qualcosa di un po', direi anche disorientante, ma certamente affascinante. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Come sempre, se avete qualche ricordo da condividere legato a SimCity, in questo caso mettetelo nello spazio destinato ai commenti, altrimenti io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, a presto!